Stavo pulendo il garage quando un agente di polizia bussò alla mia porta. Signore, sua moglie è rimasta vittima di un incidente mortale circa un'ora fa. Era impossibile. No, lei è di sopra che dorme. L'agente mi guardò perplesso. Lo condussi di sopra, verso la nostra camera da letto. L'agente estrasse la pistola. Signore, disse, si allontani da lei. Il supervisore arrivò 15 minuti dopo, una donna robusta sulla quarantina di nome Capitano Andrea Hayes. Portò con sé altri 3 agenti, e all'improvviso la mia tranquilla camera da letto di periferia sembrava una scena del crimine. Jessica si era già vestita, infilando jeans e un maglione, e ci spostammo in soggiorno. Il capitano Hayes si sedette di fronte a noi, l'espressione attentamente neutra. Signore e signora Monroe, devo farvi alcune domande molto specifiche, e ho bisogno della massima sincerità da parte di entrambi. Certo, risposi. Jessica si limitò ad annuire, stringendomi la mano così forte da farmi male. Signora Monroe, ha fratelli o sorelle? In particolare, una gemella. Jessica aggrottò la fronte. No, sono figlia unica. I miei genitori, Robert e Linda Hayes, hanno avuto difficoltà ad avere figli. Io ero la loro bambina miracolo, o almeno così mi hanno sempre detto. E non è mai stata contattata da qualcuno che sosteneva di essere un suo parente. Nessuna telefonata strana, nessuna lettera misteriosa. No, niente del genere. Capitano Hayes, cosa sta succedendo? Chi era nella macchina? Il capitano scambiò uno sguardo con l'agente Kellerman, poi tirò fuori il telefono. Scorse alcune foto, poi girò lo schermo verso di noi. È lei, signora Monroe. La foto mostrava il volto di una donna, sereno nella morte. Nessuna ferita visibile, solo occhi chiusi e labbra leggermente socchiuse. Ed era identica a Jessica. Identica. Stesso viso, stesso colore di capelli, tutto uguale. Jessica si portò la mano alla bocca. Oh mio Dio, quella sono io, ma non sono io. Com'è possibile? Fissai la foto, sentendo la realtà scivolarmi via. Non ha senso. Le persone non hanno doppi perfetti che camminano in giro. In realtà, disse il capitano Hayes con cautela, succede, ma è estremamente raro. Parliamo di doppelganger, persone senza legami genetici che si somigliano in modo incredibile. Tuttavia, si interruppe, scegliendo le parole con attenzione. Il livello di somiglianza che vediamo qui suggerisce tutt'altro. Cosa intende? Chiese Jessica. Intendo che dobbiamo fare dei test del DNA su entrambi. Se state guardando questo e vi sentite confusi e spaventati quanto lo ero io in quel momento, iscrivetevi, lasciate un commento qui sotto dicendo cosa pensate stia succedendo e mettete un like, perché questa storia sta per diventare ancora più contorta di quanto possiate immaginare. I test del DNA richiesero più di 3 giorni. 3 giorni a vivere in casa mia con quella che doveva essere mia moglie. Sembrava mia moglie, parlava come lei, ma forse non era lei. 3 giorni a dubitare di ogni ricordo, ogni momento condiviso. 3 giorni a svegliarmi nel cuore della notte e fissare il suo volto addormentato, chiedendomi se stessi guardando una sconosciuta. Jessica, o chiunque fosse, sembrava turbata quanto me. Si aggirava per casa come un fantasma, toccando oggetti familiari con dita esitanti, la tazza che usava sempre, il posto sul divano dove amava leggere. Gli album di foto pieni di immagini della nostra vita insieme. Ricordo tutto, mi disse una sera, seduta al tavolo della cucina con le lacrime che le rigavano il viso. Il nostro primo appuntamento in quel ristorante italiano su Broadway. Il modo in cui mi hai fatto la proposta ai giardini botanici. Il nostro matrimonio nella fattoria dei tuoi genitori. Ricordo tua madre che piangeva durante le promesse e come il tuo migliore amico Drew fece quel discorso terribile, su quella volta che ti sei ubriacato al college. Ricordo tutto, Carter. Come posso ricordare tutto questo se non sono io? Ricordo ogni cosa, Carter. Come posso ricordare tutto questo se non sono io? Non avevo una risposta,
perché lei ricordava davvero tutto. Ogni dettaglio era perfetto, fino al colore delle tovaglie al nostro matrimonio e la canzone che suonava quando le ho fatto la proposta. Il terzo giorno, il capitano Hayes chiamò e ci chiese di andare in centrale. Guidammo in silenzio, Jessica fissava fuori dal finestrino un mondo che all'improvviso non aveva più senso. La sala riunioni della stazione di polizia era piccola e senza finestre, le luci al neon ronzavano sopra di noi. Il capitano Hayes era lì insieme a una donna in camice bianco che si presentò come la dottoressa Patricia Coleman, del laboratorio forense statale. Grazie per essere venuti, disse la dottoressa Coleman, accomodandosi di fronte a noi. Aveva davanti una cartellina a manila e potevo vedere i bordi dei referti di laboratorio che spuntavano fuori. Ho esaminato le analisi del DNA della signora Monroe e della donna deceduta nell'incidente. E i risultati sono senza precedenti. Ditecelo, sussurrò Jessica, la voce appena udibile. Sono reale. Sono Jessica Monroe. La dottoressa Coleman aprì la cartellina, sparpagliando diversi documenti. Geneticamente, siete entrambe Jessica Monroe. Il DNA è identico. Non simile, non quasi, ma identico, il che dovrebbe essere impossibile. Mi sporsi in avanti. Cosa vuol dire dovrebbe essere impossibile? Il DNA identico si verifica solo in un caso, gemelli omozigoti. Gemelli che si sviluppano dallo stesso ovulo fecondato. Ma anche in quel caso, col tempo si sviluppano piccole differenze. Fattori ambientali. Mutazioni casuali. Quello che vediamo qui è un'identità genetica perfetta. È come se una di voi fosse il clone dell'altra. La parola rimase sospesa nell'aria come una cosa reale. Clone. Jessica rise, ma era una risata isterica. È assurdo. La clonazione umana non esiste. È fantascienza. Tecnicamente ha ragione, rispose con cautela la dottoressa Coleman. La clonazione umana a fini riproduttivi è illegale negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi, ma questo non significa che non sia mai stata tentata. Ci sono voci, sussurri nella comunità scientifica su laboratori clandestini, strutture private che operano fuori dai limiti della legge. Quindi cosa sta dicendo? Chiesi. Che mia moglie è un clone o che la donna morta è un clone? Come facciamo a sapere chi è chi? Il capitano Hayes si schiarì la voce. Dobbiamo tornare indietro. Signor Monroe, quando ha conosciuto sua moglie? 9 anni fa, dissi, in una caffetteria in centro. Lei stava leggendo un libro. Ho rovesciato per sbaglio il mio caffè sul suo tavolo e abbiamo iniziato a parlare. Signora Monroe, si ricorda quel giorno? Jessica annuì. Certo. Era così imbarazzato, continuava a scusarsi. Abbiamo finito per parlare per 3 ore. Mi ha accompagnata a casa e gli ho dato il mio numero. E prima di quel giorno, signora Monroe, cosa ricorda della sua infanzia? Jessica aggrottò la fronte, riflettendo. Sono cresciuta in una piccola città chiamata Riverside, a circa 2 ore da qui. I miei genitori gestivano un emporio. Ho frequentato la Riverside Elementary, poi la Riverside High. Dopo il diploma mi sono trasferita a Nashville per l'università. Annuari, foto di infanzia, documenti di quel periodo. Alcuni, disse Jessica. La maggior parte delle mie cose d'infanzia è a casa dei miei genitori. Il capitano Hayes e la dottoressa Coleman si scambiarono un'altra occhiata. Signora Monroe, disse il capitano con gentilezza. Abbiamo controllato la città di Riverside. Non risulta nessun emporio intestato a Robert e Linda Hayes. In realtà, non troviamo alcuna traccia della loro presenza lì. Il colore scomparve dal volto di Jessica. È impossibile. Hanno vissuto lì per 30 anni. Vorremmo poter esaminare qualsiasi documento lei abbia, disse la dottoressa Coleman. Certificati di nascita, pagelle scolastiche, qualsiasi cosa di prima del trasferimento a Nashville. Fu in quel momento che mi colpì. In 9 anni di matrimonio, non avevo mai incontrato i genitori di Jessica.
Diceva sempre che erano persone riservate. Non amavano viaggiare. Avevamo parlato di andare a trovarli, ma c'era sempre qualcosa che lo impediva. Impegni di lavoro, problemi di salute, motivi che sembravano perfettamente legittimi all'epoca, ma che ora sembravano scuse costruite con cura. Jess, dissi piano. Dove sono i tuoi genitori adesso? Aprì la bocca per rispondere, poi la richiuse. I suoi occhi si fecero assenti, come se cercasse un ricordo che non voleva affiorare. Sono a Riverside, a casa. Loro. Quando li hai sentiti l'ultima volta? Io non. Il suo volto si accartocciò. Carter, non riesco a ricordare. Perché non riesco a ricordare? La dottoressa Coleman prendeva appunti. Questo è coerente con ricordi impiantati. Se qualcuno volesse creare un duplicato convincente di una persona, dovrebbe impiantare i ricordi dell'originale. Ma il processo non è perfetto. I ricordi più profondi, quelli emotivi, si trasferiscono meglio dei dettagli oggettivi come numeri di telefono o date precise. State dicendo che qualcuno ha fatto una copia di me? La voce di Jessica si alzava. E mi ha messo dei ricordi falsi in testa. Perché? Perché qualcuno dovrebbe farlo? È quello che dobbiamo scoprire, disse il capitano Hayes. Ma prima dobbiamo identificare la donna deceduta. Perché se lei è la vera Jessica Monroe, allora chi era quella donna? E se lei è l'originale, allora chi è lei? La domanda continuò a rimbombarmi nella mente anche dopo aver lasciato la stazione di polizia. Chi era mia moglie? E, ancora più terrificante, con chi avevo vissuto fino a quel momento. Quella sera andammo a casa dei miei genitori. Vivevano a un'ora da Nashville, nella stessa fattoria dove ero cresciuto. Mio padre, Gerald Monroe, era un veterinario in pensione, e mia madre, Christine, aveva insegnato per 40 anni. Erano brave persone, oneste persone, e avevo bisogno di parlare con qualcuno che mi sembrasse ancora reale. Rimasero scioccati quando raccontai tutto. Mia madre pianse, stringendo le mani di Jessica come se potesse verificarne l'autenticità solo toccandola. Mio padre, sempre pratico, fece le domande logiche. Figlio, hai mai notato qualcosa di strano nel comportamento di Jessica? Qualcosa di diverso negli ultimi mesi? Ci pensai bene. No, niente. È sempre stata la stessa. Stesse abitudini, stessi gusti, tutto uguale. E prima di conoscere Carter? Chiese mia madre a Jessica. Ricordi la tua vita prima di lui? Il volto di Jessica si contrasse per la concentrazione. Ricordo impressioni, sensazioni, ma quando provo a pensare a eventi precisi, è come guardare attraverso la nebbia. Ricordo di essere stata felice da bambina. Ricordo mio padre che mi insegnava ad andare in bicicletta. Ma non riesco a vedere il suo volto chiaramente. Non ricordo il colore della mia stanza da piccola, né il nome della mia migliore amica alle elementari. E non ti è mai sembrato strano? Chiese mio padre con dolcezza. Pensavo fosse normale, sussurrò Jessica. Tutti dimenticano cose dell'infanzia, giusto? Pensavo che tutti avessero ricordi vaghi di quando erano piccoli. Quella notte restammo a dormire dai miei. Non riuscivo a dormire, sdraiato nella mia vecchia stanza con Jessica rannicchiata accanto a me. Piangeva piano, e io la tenevo stretta, senza sapere cos'altro fare. Carter, sussurrò nel buio. E se non fossi reale? E se fossi solo, qualcosa creata in laboratorio? E se tutto quello che provo, tutto ciò che credo di essere, fosse solo programmazione? Sei reale per me, dissi, perché era l'unica verità che mi restava. Qualunque cosa sia successa, chiunque tu sia, sei la donna di cui mi sono innamorato. Questo deve pur valere qualcosa. Ma anche mentre lo dicevo, non ero sicuro di crederci davvero. La svolta arrivò 5 giorni dopo. Il capitano Hayes chiamò con una notizia che cambiò tutto. Abbiamo identificato la donna deceduta, disse. Si chiamava Samantha Pierce.
Era stata dichiarata scomparsa da una piccola città dell'Oregon 15 anni fa. Aveva 20 anni quando è sparita. Com'è possibile? Chiesi. La donna dell'incidente sembrava avere 30, forse 35 anni. Esatto. Se Samantha Pierce fosse ancora viva, oggi avrebbe 35 anni. La donna in obitorio ha proprio quell'età. Quindi, cosa significa? Significa che pensiamo che Samantha Pierce fosse l'originale, e che sia stata tenuta in vita da qualche parte per 15 anni, forse per creare dei duplicati. La parola mi gelò il sangue. Duplicati, al plurale. Quanti? Domandai. Non lo sappiamo, ma signor Monroe, dobbiamo chiederle una cosa importante. Sua moglie ha mai avuto appuntamenti medici inspiegabili? Periodi in cui era via e non poteva giustificare dove fosse? Ripensai ai nostri 9 anni insieme. C'è stato un episodio, circa 2 anni fa. Disse che sarebbe andata in un centro benessere con alcune amiche dell'università. È stata via una settimana. Quando tornò, mi sembrò diversa, non so, più serena. Ma pensai fosse solo l'effetto della vacanza. Ci serve il nome di quel centro. Lo trovai tra le vecchie email di Jessica. Mountain Serenity Wellness Center, in una zona rurale del Montana. Quando il capitano Hayes fece una ricerca, scoprì qualcosa di interessante. Il centro benessere aveva chiuso improvvisamente 3 anni prima. La proprietà era stata venduta a una società di comodo, impossibile da rintracciare. Stiamo inviando una squadra a indagare la proprietà, disse il capitano Hayes. Ma signor Monroe, devo prepararla a quello che potremmo trovare. Cosa intende? Se le nostre ipotesi sono corrette, se qualcuno ha creato duplicati di Samantha Pierce, forse anche di altre persone, la questione va ben oltre la vostra situazione. Potrebbe essere un'operazione organizzata, e dobbiamo capire il perché. Quella notte, misi Jessica al corrente di tutto. Lei ascoltò in silenzio, il volto, quindi potrei essere una sostituta, disse. Qualcuno mi ha creata per prendere il posto della vera Jessica. Perché? Qual è il senso? Non lo so. Ma Jess, devo chiederti una cosa. Quel soggiorno al centro benessere, 2 anni fa. Lo ricordi davvero, o è solo un altro ricordo confuso? Chiuse gli occhi, concentrandosi. Dopo un lungo momento, scosse la testa. Non ricordo nulla di quel periodo. So di esserci andata. So di essere tornata, ma i giorni lì, niente. È come uno spazio vuoto nella mia mente. E se fosse successo allora? Se in quel momento ti avessero creata? Allora dov'è la vera Jessica? Dov'è l'originale? Non avevamo una risposta a quella domanda. Non ancora. L'FBI si interessò al caso dopo la relazione del capitano Hayes. L'agente incaricato era Derek Foster, sulla quarantina, capelli grigi e lo sguardo stanco di chi ha visto troppo. Allestì un centro operativo alla stazione di polizia e portò con sé specialisti, genetisti, psicologi, esperti informatici. Signor Monroe, disse l'agente Foster al nostro primo incontro, indaghiamo su voci di clonazione illegale da anni, ma non avevamo mai avuto prove concrete fino ad ora. Sua moglie, o meglio la donna che vive come sua moglie, è quella prova. E cosa ne sarà di lei? Chiesi, sentendomi protettivo nonostante tutto. La porterete via? La studierete come una cavia da laboratorio? Non è nostra intenzione, mi rassicurò l'agente Foster. Ma abbiamo bisogno della sua collaborazione. Dobbiamo capire come sia stato fatto, e soprattutto perché. Jessica, a suo merito, accettò di aiutare. Si sottopose a nuovi test, a lunghi colloqui, a ore di valutazioni psicologiche. I medici stabilirono che, sebbene i suoi ricordi precedenti al nostro incontro fossero impiantati e vaghi, tutto ciò che aveva vissuto da allora era reale. Aveva avuto una vita autentica, provato emozioni vere, era stata una persona reale in ogni senso che contasse. La domanda, spiegò la dottoressa Coleman, è se lei sia stata creata come sostituta o come riserva.
Che differenza c'è? Chiesi. Una sostituta significherebbe che la vera Jessica Monroe è morta, e sua moglie è stata creata per prenderne il posto. Ma un backup suggerisce che l'originale potrebbe essere ancora vivo da qualche parte, e tua moglie è l'assicurazione, una riserva, se vuoi. Il pensiero mi fece star male. L'indagine in Montana portò alla luce esattamente ciò che l'agente Foster temeva. La proprietà che ospitava il Mountain Serenity Wellness Center era in realtà una copertura per un sofisticato laboratorio di clonazione. Trovarono prove di almeno 15 soggetti diversi, donne che erano state denunciate come scomparse negli ultimi 20 anni. Tutte tenute in coma farmacologico mentre veniva prelevato il loro materiale genetico. Samantha Pierce era stata lì. Trovarono i suoi fascicoli, fotografie, cartelle cliniche che coprivano 15 anni. Ma la struttura era stata abbandonata 6 mesi prima, e tutte le donne erano state trasferite in un luogo sconosciuto. Qualcuno sapeva che ci stavamo avvicinando, disse Foster cupo. Hanno chiuso tutto e si sono spostati, ma sono stati negligenti. Hanno lasciato che una delle copie uscisse nel mondo senza il dovuto controllo. Samantha, dissi, la donna morta nell'incidente. Esatto. Pensiamo che la stessero trasferendo in una nuova struttura quando è riuscita a fuggire. L'incidente è stato reale, solo una questione di tempismo. Ma perché? Chiese Jessica. Era rimasta in silenzio durante il briefing, ma ora si alzò, la voce tremante di rabbia. Perché qualcuno dovrebbe fare una cosa simile? Qual è il senso di creare copie di persone? L'agente Foster tirò fuori una serie di fotografie sul suo portatile. Donne di età diverse, tutte denunciate come scomparse, tutte corrispondenti ai profili trovati nella struttura in Montana. Pensiamo che si tratti di furto d'identità su larga scala. Crei un duplicato di qualcuno. Elimini l'originale e hai un sostituto perfetto che può accedere a conti bancari, proprietà, tutto. Ma io non ho eliminato nessuno, protestò Jessica. Ho vissuto la mia vita. Non ho rubato niente. Il che suggerisce che non sei stata creata per quello scopo, rifletté la dottoressa Coleman. Sei stata creata per un'altra ragione. La domanda è, quale? La risposta arrivò da una fonte inaspettata, mia madre. Mi chiamò 3 giorni dopo la rivelazione in Montana, la voce urgente. Carter, ho trovato qualcosa in soffitta. Vecchie foto di quando tu e Jessica vi siete messi insieme. Le stavo mettendo in un album e ho notato qualcosa di strano. Che tipo di strano? C'è una donna sullo sfondo di diverse foto. Sempre la stessa donna, in occasioni diverse. È come se vi stesse seguendo. Puoi mandarmi le foto? Quando arrivarono via email, vidi esattamente cosa intendeva. Una donna bionda sulla cinquantina, sempre a distanza, sempre leggermente sfocata. Ma era lì, nel bar dove avevo conosciuto Jessica, nel parcheggio del ristorante dove le avevo chiesto di sposarmi, al nostro matrimonio, ai margini della folla. Mostrai le foto all'agente Foster. Fece una ricerca con il riconoscimento facciale e trovò subito un riscontro. Dottoressa Caroline Mitchell, disse, aprendo il suo fascicolo. Genetista. Ha lavorato per diverse aziende farmaceutiche prima che le revocassero la licenza 20 anni fa per violazioni etiche. Sperimentava la clonazione umana, cercando di creare quelli che chiamava esseri umani perfetti. L'ordine dei medici la fermò, ma lei sparì prima che potessero incriminarla. Perché seguiva me e Jessica? Foster studiò attentamente le foto. Signor Monroe, devo chiederle qualcosa di personale. Lei e sua moglie avete mai parlato di avere figli? Ci abbiamo provato per i sposi, per anni, ma Jessica non riusciva a rimanere incinta. Siamo andati da specialisti della fertilità, ma non hanno trovato nulla di anomalo. Non è mai successo. Gli specialisti hanno fatto test genetici su sua moglie. Sì, test approfonditi. Tutto risultava normale. Foster si appoggiò allo schienale, pensieroso. E se fosse proprio questo il punto? Se sua moglie fosse stata creata perché l'originale non poteva avere figli?
Se la dottoressa Mitchell stesse cercando di risolvere un problema di fertilità. I pezzi cominciarono a combaciare. I genitori di Jessica che non esistevano. I ricordi d'infanzia confusi. Il soggiorno alla spa, dove era sparita per una settimana. Forse proprio quando era stata creata o attivata. E, soprattutto, l'impossibilità di concepire senza una causa medica. Stai dicendo che sono stata creata per essere la moglie di Carter? La voce di Jessica era vuota. Che sono una specie di sostituta su misura. Pensiamo che la dottoressa Mitchell gestisse un servizio, disse l'agente Foster con cautela. Creava duplicati di persone per vari clienti, a volte per furto d'identità, a volte per sostituire persone care defunte, e a volte si interruppe, a volte per chi voleva una versione migliore di qualcuno che amava. Mi sentii male. Vuol dire che sono stato io a ordinarlo? Che ho fatto sostituire mia moglie? No, rispose subito Foster. Non crediamo che lei ne fosse a conoscenza, ma qualcuno nella sua vita potrebbe averlo fatto. Qualcuno che pensava di aiutarla. La risposta mi colpì come un pugno. Mia madre. Jessica si voltò di scatto verso di me. Cosa? Mia madre era devastata dal fatto che non potessimo avere figli. Continuava a dire quanto fosse ingiusto, che meritavamo una famiglia. Una volta disse di aver trovato una specialista che forse poteva aiutarci, ma Jessica non volle approfondire. Foster era già al telefono. Voglio un mandato per i tabulati telefonici e i movimenti bancari di Christine Monroe. E mandate una squadra a casa sua. Ora. Mio padre chiamò 20 minuti dopo, confuso e spaventato. Carter, che succede? Gli agenti dell'FBI sono qui a casa. Chiedono di tua madre. Stanno rovistando nel suo studio. Papà, devi pensarci bene. Mamma ti ha mai parlato della dottoressa Caroline Mitchell o di qualcuno legato alla ricerca genetica? Ci fu un lungo silenzio. Poi, a bassa voce, c'era una donna, circa 10 anni fa. Tua madre stava attraversando un periodo difficile, era preoccupata per te e Jessica che non riuscivate ad avere figli. Questa donna si avvicinò a lei a un evento di beneficenza. Disse che forse poteva aiutarla. Tua madre la incontrò alcune volte, ma non mi raccontò mai i dettagli. Diceva che era una sorpresa che stava preparando. Che tipo di sorpresa? Pensavo si trattasse di adozione o maternità surrogata, ma Carter, tua madre non avrebbe mai. Si interruppe, rendendosi conto che forse sì. Forse era stata abbastanza disperata da fare qualcosa di terribile, se pensava che mi avrebbe reso felice. Trovarono le prove 3 ore dopo, email dettagliate tra mia madre e la dottoressa Mitchell che coprivano 9 anni, bonifici per oltre $200.000, e soprattutto un contratto per servizi resi, una compagna personalizzata secondo le specifiche del cliente, consegnata nel 2015. Jessica era la compagna. Era stata creata apposta per me, progettata per essere la moglie perfetta, la partner ideale, qualcuno che non mi avrebbe mai lasciato, mai deluso, mai fallito nel rendermi felice. E la vera Jessica Monroe, la donna di cui mi ero innamorato in quel bar, era presumibilmente morta, la sua identità rubata per creare questa sostituta. Quando arrestarono mia madre, non negò nulla. Seduta nella sala interrogatori, le lacrime che le rigavano il viso, confessò tutto. Volevo solo che fossi felice, disse quando accettai di vederla. Tu e Jessica ci avete provato così tanto, e mi si spezzava il cuore vedervi soffrire. Quando la dottoressa Mitchell disse che poteva aiutare, che poteva rendere Jessica perfetta, che finalmente avreste potuto avere la famiglia che desideravate, mi sembrò un miracolo. Mamma, hai fatto uccidere qualcuno. La vera Jessica è morta. No, rispose subito mia madre. Non è andata così. La dottoressa Mitchell disse che l'originale Jessica sarebbe solo andata a dormire, che sarebbe stata preservata, tenuta al sicuro. Non era un omicidio, Carter. Era uno scambio. Dov'è? Urlai. Dov'è la vera Jessica? Il volto di mia madre si accartocciò. Non lo so. La dottoressa Mitchell non me l'ha mai detto.
Diceva solo che sarebbe stata al sicuro, che si sarebbe presa cura di lei. L'FBI avviò una gigantesca caccia all'uomo per la dottoressa Mitchell e la struttura trasferita. Ci vollero 6 settimane, ma alla fine la trovarono. Un magazzino riconvertito nella campagna del Nevada, dove 23 donne erano tenute in coma farmacologico, tra cui l'originale Jessica Monroe. Era viva, fisicamente in salute, ma dopo 10 anni di coma la sua mente era svanita. I medici dissero che c'era attività cerebrale, ma che non si sarebbe mai svegliata. La donna di cui mi ero innamorato, la vera Jessica Monroe, era di fatto morta. In piedi in quella stanza d'ospedale, guardando la donna nel letto che aveva il volto di mia moglie, sentii qualcosa spezzarsi dentro di me. Questa era Jessica, l'originale, la donna la cui vita era stata rubata perché mia madre aveva voluto giocare a fare Dio. E a casa, ad aspettarmi, c'era la donna creata dal suo DNA. La copia che aveva vissuto la vita di mia moglie, condiviso il mio letto, portato i suoi ricordi e la sua personalità. Chi era più reale? La donna addormentata che non si sarebbe mai più svegliata, o quella che aveva vissuto, riso e amato per 10 anni? La dottoressa Mitchell fu arrestata mentre tentava di fuggire in Messico. Fu processata per 23 capi d'accusa di rapimento, sperimentazione umana illegale e una dozzina di altri reati. Non mostrò mai alcun rimorso, insistendo che stava svolgendo un servizio prezioso, dando alle persone i loro cari che meritavano. Mia madre si dichiarò colpevole di cospirazione e scontò 3 anni in un carcere federale. Mio padre divorziò da lei, incapace di riconciliarsi con ciò che aveva fatto. Si trasferì in Florida, mi mandava delle cartoline ogni tanto, ma non chiamava mai. Ci sono ferite che vanno troppo a fondo per poter guarire. Quanto a Jessica, la mia Jessica, la donna con cui ero stato sposato per 9 anni, lei doveva prendere una decisione. I tribunali la dichiararono una vittima, non una criminale. Le fu concessa piena identità legale come Jessica Monroe, con tutti i diritti e le protezioni che questo comportava. Ma doveva convivere con il fatto di essere stata creata per sostituire qualcun altro, che tutta la sua esistenza era basata su un crimine. Voglio restare con te, mi disse una notte, 6 mesi dopo che tutto era venuto fuori. Se mi vorrai, so di non essere l'originale. So di essere solo una copia, ma Carter, il mio amore per te è reale. La mia vita è stata reale. Non conta forse qualcosa? La guardai, questa donna che era e non era mia moglie, e capii che aveva ragione. La Jessica originale era sparita, persa in un incubo da cui non si sarebbe mai risvegliata. Ma la donna seduta accanto a me era viva, reale, autentica in ogni modo che contava davvero. Sì, dissi, prendendole la mano. Conta. Tu conti. Siamo ancora insieme. Sono passati 2 anni dalla rivelazione, e stiamo imparando a costruire una vita dalle rovine di quella che ci è stata rubata. Jessica fa volontariato in un gruppo di sostegno per altri sopravvissuti dell'operazione della dottoressa Mitchell. 17 duplicati in totale che stanno cercando di capire chi sono quando la loro intera esistenza si basa sull'identità rubata a qualcun altro. La Jessica Monroe originale si trova ancora in una struttura di assistenza a lungo termine. Andiamo a trovarla a volte, anche se ogni visita è dolorosa. I medici dicono che potrebbe vivere ancora per decenni nel suo stato attuale. La mia Jessica, la duplicata, le tiene la mano e le parla, raccontandole della vita che sta vivendo. La vita che sarebbe dovuta essere sua. Me ne sto prendendo cura io, le sussurra. Prometto che mi sto prendendo cura della vita che avresti dovuto avere tu. E forse questo basta. Forse è tutto ciò che possiamo fare, prenderci cura delle vite che ci sono state date, indipendentemente da come ci siano arrivate. Se sei arrivato fino in fondo a questa storia, grazie per aver ascoltato. Questa è la mia verità, per quanto strana e impossibile possa sembrare. Sono Carter Monroe, e sono sposato con una donna che è e non è mia moglie. E in qualche modo, stiamo riuscendo a farcela. Se questa storia ti ha colpito, condividila con altri che hanno bisogno di sentirla. Lascia un commento qui sotto su cosa faresti al mio posto.
E non dimenticare di iscriverti a questo canale per altre storie vere sull'incredibile che si nasconde nell'ordinario. Fino alla prossima volta, ricorda che a volte la domanda più importante non è da dove vieni, ma chi scegli di essere.